Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, l'avete visto dal titolo del video o dalla copertina, adesso non lo so. Oggi parliamo di un bonus che vale 5.000 euro. E prima vi spiego come funziona questo bonus, poi facciamo un paio di conti e vediamo se vale la pena oppure no richiedere questo bonus. Allora, nel testo della legge di bilancio di quest'anno, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato approvato un particolare bonus che si chiama bonus affitto, ed è valido per tutti i lavoratori fuori sede. Tra l'altro apro una piccola parentesi, così, giusto per aprire una parentesi. Di solito, a parte questo bonus qua che poi ne parliamo bene dopo, ma di solito chi si trova in determinate situazioni economiche, familiari, non familiari, di solito c'è o ci sarebbe la possibilità di chiedere il bonus affitto al proprio comune di residenza. Adesso questo ve lo dico perché mentre stavo cercando un aggiornamento su questo bonus affitto lavoratori fuori sede, ovviamente mi è apparso questo discorso dei bonus del comune. Quindi chi fosse interessato eventualmente può anche chiamare il centralino del proprio comune di residenza e provare a sentire se per caso c'è un bonus affitto oppure hanno in previsione di farlo più avanti, ecco, perché noi parliamo sempre del fatto che l'INPS o lo Stato danno bonus, ma in realtà agevolazioni, contributi, sovvenzioni, non so, chiamatele come volete, ne hanno anche i comuni, le regioni e le province. Provincia non mi sembra, comunque mi sembra più comune e regione. Quindi noi ci dimentichiamo sempre che ci sono anche loro che possono dare un aiuto. Quindi il mio consiglio è quello o di chiamare il centralino del proprio comune oppure di fare un giro sul sito internet e del comune e della regione. Guardare costa poco, chiedere costa poco, rispondere è cortesia. Ma torniamo al nostro bonus lavoratori, bonus affitto. Perché prima vi parlavo dei lavoratori fuori sede? Questo vuol dire che chi nel 2025 si trasferisce per lavoro ad almeno 100 km da casa potrà godere di un bonus affitto che dicono sarà esentasse fino a 5.000 euro. E non finisce qui, perché il tetto massimo viene anche aumentato nel caso di lavoratori fuori sede per i primi 2 anni dalla data di assunzione per chi accetta di trasferire la residenza di oltre 100 km. Il bonus affitto, questo spetterà a tutti quelli che verranno assunti a tempo indeterminato dal 1 di gennaio al 31 dicembre del 2025. Adesso voi non vi preoccupate perché io poi a cadenza bimensile ve lo ricorderò ancora perché insomma è un'agevolazione che secondo me può essere veramente molto utile e interessante. Quindi da adesso fino alla fine di quest'anno ve lo ricorderò ancora e ancora. C'è solo da dire una cosa, più di una. Comunque bisogna solo fare attenzione che sono esclusi da questo bonus tutti quelli che saranno assunti con contratto a termine. Quindi chi si trasferisce, non so, il classico esempio, chi va a fare la stagione invernale, no? Si trasferisce, che ne so, in montagna, chi si trasferisce per la stagione estiva, ecco, tutti questi qua bisogna fare attenzione perché se vengono assunti, chi viene assunto con contratto a termine non ha diritto a questo
bonus, deve essere a tempo indeterminato, quindi mi raccomando. Vediamo comunque ora brevemente come fare per poter avere accesso a questo bonus. Allora, intanto la misura, questa bonus ha l'obiettivo di supportare i lavoratori dipendenti assunti, come vi ho detto, dal 1 di gennaio 2025 e che hanno un reddito fino a 35.000 euro nell'anno di imposta precedente all'assunzione. Quindi per il 2025 si farà riferimento al reddito 2024. Adesso apro un'altra parentesi, siccome che qua si parla di redditi dell'anno precedente, non vorrei che questo bonus affitto possa essere rinnovato anche il prossimo anno. Non vorrei, adesso io non ho la sfera magica per vedere nel futuro, però da come parlano sembra che, non lo so, vedremo il prossimo anno. Poi, le persone che ne faranno richiesta potranno ricevere il bonus affitto a copertura di due principali spese: per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati che vengono affittati. Qui dicono che sebbene l'importo non concorre nella determinazione del reddito da lavoro dipendente, attenzione, per quanto riguarda il lavoro dipendente, bisognerà comunque fare attenzione perché le somme, quindi questi soldi che vengono rimborsati, saranno poi conteggiati ai fini dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Ed è qui che facciamo un pochino i conti in tasca. In pratica questo vuol dire che chi prenderà il bonus affitto si vedrà poi aumentare l'ISEE, con la conseguenza che più è alto l'ISEE, più si abbassano le possibilità di avere accesso ad altre prestazioni che ovviamente richiedono redditi bassi. Non sto qui a farvi l'elenco perché altrimenti qua non ne usciremo più fuori. Però più si aumenta l'ISEE, più si abbassano le possibilità di richiedere le altre prestazioni. Ovviamente. Quindi il consiglio che vi do è sempre lo stesso. Chiedete bene al vostro consulente fiscale prima di muovervi in tal senso, prima di chiedere determinate cose, prima di fare determinate richieste, agevolazioni, contributi all'INPS o chi che sia. Chiedete sempre al vostro consulente fiscale. Perché? Perché è lui che conosce la vostra situazione e vi sa spiegare tutto quanto. Ovviamente io qui parlo di una cosa generale che può andare bene per tutti quanti, ma poi in dettaglio, stringi, ognuno conosce la sua situazione e in base alla sua situazione si deve muovere, come vi ho detto, in tal senso, ok? Non facciamo come l'altro giorno che qualcuno mi ha scritto sotto un video e mi ha detto ma tu hai detto che la cosa della NASPI deve entro il 31 di gennaio di qua e di là. Allora, io parlo in generale, ovviamente non è che posso sapere la situazione fiscale di ognuno di voi, è praticamente impossibile. E siccome che non possiamo fare di tutto un'erba un fascio, io vi dico le cose, poi sta a voi, non facciamo i ciucci o le pecore, sta a voi informarvi dal vostro consulente e chiedere se nella vostra situazione determinate cose possono essere applicate oppure no, ok? Perché io non parlo per un singolo, ma parlo per tanti, quindi io come altri, attenzione, io come altri, non è che, voglio dire, no, non è che se leggete una notizia su un giornale o cosa, quella notizia va bene per tutti, ognuno deve vedere la propria situazione fiscale. Tra l'altro, non avete un consulente fiscale? Male. Allora, intanto, se non avete un consulente fiscale, potete chiamare il centralino telefonico dell'INPS, che anche loro hanno accesso ai vostri dati, alla vostra anagrafica, alla vostra situazione fiscale, previdenziale, quella che sia, e vi sanno spiegare tutto quanto. Quindi
Se non avete un consulente fiscale potete sempre rivolgervi all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, che ne so io, all'INAIL and Company. Mi raccomando. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!